Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Ci sono arti marziali che non sono molto rispettate? Ci sono oramai delle convinzioni radicate che classificano alcune arti marziali come buone arti marziali e altre arti marziali come non buone arti marziali. Quindi c'è una divisione fra arti marziali rispettate e arti marziali completamente bullizzate dal web. Beh, parliamo di questo argomento con Emma dopo la sigla. Bentornata Emma con noi. Emma, questo è l'argomento di oggi. Ci sono alcune arti marziali che non sono molto rispettate oggi, soprattutto sul web, e secondo me alcune arti marziali come il karate non stanno vivendo un periodo proprio diciamo limpido sotto il punto di vista appunto di essere rispettate tali come arti marziali. Introduciamo il discorso, ma cosa ne pensi? In effetti oggi si ignora che non è l'arte marziale che fa l'uomo, ma è l'uomo che determina effettivamente una buona arte marziale. Ecco, questo già potrebbe chiudere il video allora, quello che hai detto, perché è giusto, cioè non è, se ci fosse l'arte marziale definitiva, chiaramente tutti praticherebbero solo quella. Ma l'arte marziale definitiva non esiste perché ogni arte marziale ha lati negativi, punti di forza, punti negativi, e quindi insomma diciamo che un po' tutte le arti marziali in realtà andrebbero rispettate. Soprattutto poi la differenza la fa appunto l'individuo che si allena, l'individuo che si addestra nelle arti marziali. Allora, la mia idea è che il karate non è più tanto rispettato come meriterebbe. Il tuo pensiero invece? Sì, effettivamente oggi le arti marziali vengono, in particolare il karate, viene rispettato in maniera diciamo alternata, in modo un po' altalenante. Bene, allora iniziamo questa piccola discussione. Cerchiamo di individuare i motivi che noi possiamo dare, secondo la nostra idea, secondo il nostro parere, per individuare perché il karate e vari stili di karate non sono così rispettati oggi. Il primo motivo sicuramente è che oggi il karate è sportivo, quindi oggi cosa viene in mente alle persone pensando al karate? Questa è la domanda che fai, cosa c'è? Allora, naturalmente ti saprei rispondere a questa domanda, ma tu hai messo la parola oggi. Cosa vengono in mente oggi le persone quando... E visto che il karate è andato anche in televisioni, le Olimpiadi, anche su canali sportivi, alcune gare vengono trasmesse, naturalmente chi non fa parte del mondo del karate e vede il karate in questo modo si immagina due persone col gi, con una cintura rossa, una cintura bianca, una cintura blu, una cintura bianca, dipende dalle gare, su un tappeto rosso con dei guantini che combattono o che fanno queste forme di kata da soli. Penso che venga in mente questo quando uno pensa al karate oggi. Quindi cosa succede in queste gare che poi vengono anche viste in TV? Per quanto riguarda magari il comité, appunto le persone assistono sicuramente ad uno spettacolo un po' strano, perché magari le persone si aspettano da un'arte marziale che ci sia magari un combattimento che in realtà poi non c'è, e anche le forme magari di kata vengono un po' troppo estremizzate, recitate e così via, e quindi risultano poco credibili. E sicuramente, a parte alcune eccezioni tipo il karate combat, che però non viene proprio associato al karate, che magari c'ha il contatto, magari viene visto un po' più come uno spettacolo, meno sicuramente in televisione si vedono veramente poco da noi, magari le gare di Kyokushin. In effetti anche il Kyokushin oggi viene molto criticato proprio per questo, per l'assenza di colpi alti al viso. Ok, quindi c'è sempre qualche elemento per cui il karate, al di là degli stili, è facile che venga criticato e non rispettato. Ok, e questo abbiamo capito allora. Comunque voglio spezzare una lancia a favore dei combattimenti a punti, perché soprattutto le persone che non praticano karate probabilmente non capiscono comunque l'esperienza e l'abilità che serve sia per un combattimento a contatto sia per una gara a punti.
Però c'è anche il discorso del KO e le persone quando guardano un combattimento di arti marziali, qualunque esso sia, lo guardano per la spettacolarità della cosa e 9 su 10 perché sperano che ci sia un KO, giusto? Esatto, infatti è molto più scenografico magari di un combattimento di karate dove fanno dei colpi controllati comunque, dove in realtà utilizzano poche tecniche. Infatti probabilmente oggi le persone pensano al karate come un'arte marziale in cui ci sono pugni, calci, ma anche gomitate, ginocchiate, quindi ci sono tantissime tecniche. Però quelle che si vedono in gara effettivamente sono molto poche. Quindi in realtà anche nella box c'è il KO, però poi tutti gli incontri finiscono ai punti e quasi nessuno appunto si lamenta. Però può succedere nel karate che in realtà il sistema a punti non soddisfa le persone appieno alla fine, perché non si riesce davvero a capire probabilmente chi è che sia stato più bravo, cioè le persone da fuori non riescono a capire che è stato effettivamente il combattente migliore. Ok, quindi giustamente tu dici se c'è un KO tipo come nell'MMA che 9 su 10 si risolve tutto prima del tempo, per le persone che guardano è palese chi sia il migliore. Lui ha vinto, l'altro è rimasto per terra, è sicuro che era inferiore. Col sistema a punti tu dici che le persone non si fanno bene un'idea e quindi non è molto coinvolgente. Ma sì, insomma sì, da una parte sono d'accordo, ma poi c'è anche da dire che ci sono arti marziali magari adatte per essere portate di fronte a un pubblico e altre arti marziali che non sarebbero adatte, quindi vengono un po' manipolate proprio per cercare una formula per farla piacere al grande pubblico. Ma questo naturalmente, come si vede, crea dei problemi che non viene recepita in un certo modo. Nelle gare di karate i punti vengono assegnati comunque da arbitri esperti. Però magari il pubblico non lo comprende perché chi non pratica karate magari ha difficoltà nel vedere, diciamo, la differenza tra un pugno che magari sembra andato a segno, però tecnicamente non era perfetto, magari era un po' storto. Con il tempismo non adatto, sì. Con uno invece che tecnicamente era eseguito perfettamente. Un esempio sono, diciamo, le Olimpiadi. Nelle Olimpiadi infatti... Qui vai a toccare un argomento, cioè lo sai che stai per dire qualcosa sicuramente riguardo le Olimpiadi e il karate che qualcuno ti potrebbe criticare, però... Esatto. Lo vuoi dire sicuramente? Sì, okay, diciamo. Va bene, okay. Nelle Olimpiadi di karate invece per vincere le medaglie olimpiche c'è un combattente che magari viene colpito da un calcio e addirittura vince la medaglia mentre l'altro viene squalificato. E questo è successo davvero purtroppo. Ha preso un calcio, è andato KO, quindi quello che ha dato il calcio è stato eliminato e quello che ha subito il KO ha ritirato la medaglia olimpionica. Questi episodi appunto non fanno per niente bene alla reputazione del karate. Non fanno bene alla reputazione del karate, quello è senza dubbio. Quello che abbiamo detto fino adesso riguarda l'aspetto del kumite, però nel karate c'è anche l'aspetto dei kata. L'aspetto dei kata, io ho dedicato diversi video ai kata come potete vedere sul canale del karate. I kata sostanzialmente sono una sequenza di tecniche che vengono eseguite in più direzioni, ma chiaramente molte persone, soprattutto questo lato del karate, non lo capiscono. E la ragione chiaramente è anche il motivo, è come questi kata vengono portati nelle competizioni. Basta guardare cosa è successo anche alle ultime Olimpiadi, come dicevi te, sia sul lato del comité ma anche sul lato del kata. Le ultime Olimpiadi giapponesi, dove sotto i filmati di esecuzione dei kata di un'atleta campionessa italiana c'erano una marea di messaggi critici, messaggi di persone messaggi anche molto duri, su quanto apparissero ai loro occhi ridicoli questi movimenti a queste persone, quindi criticavano anche questa formula qua. Qui dovrebbe entrare in gioco adesso il termine bunkai. Il bunkai è l'arte di applicare le tecniche dei kata nella vita reale. Ok, quello che magari tante persone ignorano e che invece gli viene presentato in questo modo è che il kata non è un momento di spettacolo
tra virgolette, balletto, dove si fa una sequenza di movimenti e poi gli arbitri giudicano se questi movimenti erano belli, elastici, plastici, fluidi e quello che vuoi tu. Ma in realtà i kata sono dei contenitori dove vengono racchiuse delle tecniche con cui il praticante, quando è da solo, si può allenare. E in effetti è uno strumento importantissimo per comprendere i movimenti del kata. Effettivamente la maggior parte delle persone, sia karateki che non, sono in realtà i primi a non sapere qual è la corretta esecuzione dei kata e infatti così come vengono portati nelle gare con questi chiai che vengono urlati, questi movimenti che comunque sono molto rigidi, molto teatrali anche, esatto. Sì, studiati, dai, diciamo, Sì, esatto. per fare un po' di spettacolarità. E quindi questo, diciamo, non dà una buona visibilità all'arte del karate. Sì. Un altro motivo è che secondo me che fa in modo che il karate sia poco rispettato si può racchiudere in un termine che è stato coniato pochi anni fa, che è il McDojo. Esatto, oggi è un fenomeno molto comune in effetti. E per chi non conosce questo termine, McDojo, ce lo spiega l'Emma, lo vuoi spiegare tu cos'è un McDojo, Emma? Sono praticamente tutti quei posti in cui si pratica il karate e dove in una manciata di mesi si riesce a raggiungere dei risultati fenomenali. Quindi... No, ma non fenomenali, aspetta, perché sennò capiscono male, fenomenali sì. Non dal punto di vista appunto marziale atletico, ma a livello, diciamo, di gradi, di cinture, quindi in una manciata di mesi si riescono a conquistare magari la cintura nera, il grado di allenatore, di istruttore, ci sono bambini magari che diventano cinture nere giovanissimi. Certo, adolescenti che sono già allenatori, istruttori, addirittura maestri, tecnici e cose varie, insomma sono tutti quei posti dove i gradi e le qualifiche tecniche vengono rilasciate proprio così, velocemente, facilmente. Questo naturalmente per far sì che le persone col minimo sforzo possano credere di aver raggiunto dei risultati notevoli, quando in realtà sono tutte cose vendute, diciamo. È proprio il McDojo è dove si vende l'arte marziale. Naturalmente in questi dojo ci sono metodi di insegnamento molto discutibili, perché portare avanti un'arte marziale in questo modo non è sicuramente la strada giusta, appunto cinture nere ottenibili da tutti, sono tutte cose che in realtà un praticante si dovrebbe guadagnare attraverso l'addestramento, attraverso l'allenamento, attraverso la devozione verso l'arte marziale che ha scelto. Purtroppo il numero di maestri, istruttori, chiamiamoli allenatori istruttori, maestri sono un'altra cosa, sono desiderosi naturalmente di incassare, vendere più cinture nere possibili, vendere più qualifiche possibili. Il numero di queste persone è sempre in aumento, cioè ci sono queste persone qua. E chiaramente questo tipo di impostazione contribuisce solo a far calare sensibilmente tutto il livello del karate sul territorio. Inoltre ci sono anche molti maestri che diventano in poche settimane maestri di altri stili e questo effettivamente è, diciamo, un problema per quanto riguarda l'insegnamento del karate. Contribuisce infatti a insegnare un tipo di karate non è di qualità. Sì, esatto. E chiaramente non può essere di qualità perché un maestro che insegna uno stile che passa a un altro stile nel giro di poche settimane chiaramente non può saperne, ho capito, e quindi giustamente la qualità degli insegnamenti rispetto a un vero maestro che porta avanti un determinato stile da tanto tempo, un maestro improvvisato dello stesso stile naturalmente non farà altro che fare dei danni a livello marziale. E purtroppo queste situazioni aumentano costantemente. Sì, assolutamente. E l'aumento costante di queste situazioni diciamo, crea un danno incredibile al karate perché innanzitutto il karate dovrebbe essere rispettato da chi lo insegna e da chi lo pratica, cosa che diciamo, oggi non viene fatto con questo aumento costante di queste situazioni, quindi perché dovrebbero rispettarlo gli altri se prima di tutto non sono diciamo, sia gli insegnanti sia i praticanti a non rispettarlo, esatto. Infatti, cioè, i primi sono proprio, magari a volte sono proprio i praticanti, siamo proprio noi a non rispettare l'arte, quindi giustamente dici perché dovrebbero rispettare il karate gli altri che non appartengono nemmeno a questo mondo, e infatti hai ragione secondo me.
Infatti il rispetto per il karate dovrebbe iniziare proprio da chi lo insegna e da chi lo pratica. Però spesso sembra che in realtà non ci sia molto interesse nel fare questo, ma c'è molto opportunismo da parte di tutti. Infatti il livello delle competizioni e degli allenamenti cala perché oggi le persone cercano di fare il minimo sforzo, quindi per mantenere i praticanti per forza il livello degli allenamenti dovrà diminuire. Anche il livello delle competizioni diminuisce ciò che c'è dietro al karate, la conoscenza vera e propria che c'è dietro a quello che effettivamente si vede poi nelle gare. In realtà noi sappiamo, ma anche chi pratica karate in modo serio naturalmente, sappiamo che il karate non è quello che abbiamo descritto, non è quello che in gran parte vediamo oggi. C'è da dire che il karate ha avuto un boom di successo grazie a vari film, a varie cose che sono diventate popolari tra gli anni 80-90, che hanno portato da quegli anni lì a un incredibile aumento dei corsi di karate, che però, per esempio, c'è anche questa cosa da dire, sono in gran parte molto indirizzati ai bambini, perché diciamo che alcuni maestri, magari alcuni insegnanti che non hanno molta esperienza, per questi insegnanti qui è molto più difficile riuscire a racimolare degli atleti adulti, naturalmente, ma è molto facile riuscire a fare delle classi dei bambini, e anche per questo motivo oggi che il karate magari viene visto in modo veramente sbagliato solo come magari in gran parte dei corsi dove si tengono i bambini, dove si fanno questi corsi per bambini, quando in realtà, per esempio, quando ho iniziato io, che volevo iniziare karate da piccolo, corsi per il karate per bambini non esistevano. Cioè c'erano i corsi di judo, c'erano i corsi di altre arti marziali, ma i corsi di karate per bambini non li facevano perché non veniva ritenuto un'arte marziale adatta per i bambini, perché ci si poteva far male e cose varie, quindi ho dovuto aspettare, per esempio, io ad iniziare il karate da piccolo. Sembra giusto, posso dire. È vero? Però la vedi come ti dicono vuoi mandare avanti un dojo, se non hai bambini oggi non ce la fai, perché prima la gente grande veniva a fare karate, ed è anche vero che poi magari l'addestramento fin da piccolo può portare dei bambini ad apprezzare il karate durante tutta la loro carriera per poi portarlo avanti fin da grande, che è quello che è successo a te. Tu hai iniziato da piccolo, se non ci fossero stati corsi per piccoli tu non eri qua a quest'ora, che tu hai iniziato da piccola, e quindi però capisco che dal punto di vista ti può sembrare una cosa anche giusta dire guarda, tagliamo fuori il karate per i bambini perché va fatto in un certo modo. Però questo è un problema dei maestri, cioè secondo me è un problema dei maestri, che dovrebbero loro avere la formula adatta per poter presentare il karate ai bambini in modo giusto, mentre invece oggi i corsi dei bambini sono circuiti, caprioline, pugnettini, cose varie. Hanno fatto il corso di karate per i bambini, che poi tra l'altro, come dico sempre io, è anche un danno a livello proprio di forma fisica, perché il bambino, il ragazzino ha dalla sua parte un'elasticità del corpo, una formazione che gli potrebbe permettere di fare degli esercizi in modo serio, senza andare incontro magari anche a alcuni incidenti che possono avvenire quando invece sei più grande, ed è proprio in quel momento lì che a livello fisico il bambino, il ragazzino si forma. Invece viene fatto il contrario, vengono fatti giocare per fare classe, e questo naturalmente, come hai detto te, comporta che poi il livello è quello che è. E poi mi voglio ricollegare anche al discorso che hai detto dei kata, giustamente, che comunque i kata poi elaborati solo per la gara, recitati in quel modo, sono anche i praticanti stessi che a un certo punto non li vedono adatti per estrapolare delle tecniche di difesa o per poter combattere, e quindi diciamo è un po' tutto appunto un livello che tende sempre ad andare verso il basso, c'è sempre questa freccia down che porta giù. Inoltre nei dojo c'è anche una mancanza di sparring di qualità, questo va a finire poi anche sulla qualità dell'allenamento, perché appunto si cerca di stare attenti, di non farci male, quindi si tende a non dare sempre magari il 100%, ecco. E poi c'è da dire che le poche volte che il karate ha avuto una vetrina per potersi presentare, appunto come hai detto te prima, alle Olimpiadi, perché quale migliore occasione di quella, cioè praticamente entri di prepotenza nei televisori da tutte le parti, hai la possibilità di farti vedere a livello mondiale,
queste opportunità sono state sfruttate malissimo, come appunto abbiamo detto il karate a punti, il kata, l'episodio che hai detto del KO famosissimo, e anche queste opportunità insomma che potevano servire per poter migliorare il karate in realtà non solo non sono state sfruttate, ma sono state proprio sprecate, presentando proprio una cosa che è molto lontana dal karate effettivo. Però come abbiamo detto, come hai detto anche te, non è colpa dell'arte marziale, non è colpa del karate questo impoverimento, perché le persone per esempio oggi non hanno pazienza di aspettare, di allenarsi per ottenere le cose. Noi lo vediamo anche sui social, i video marziali che vanno per la maggiore, ok, ti prendono così, ecco come devi fare, ti succede questo, 5 tecniche per vincere sempre. Cioè le persone non hanno la concezione che c'è da allenarsi per riuscire a fare determinate cose. E quindi questo, che naturalmente ho fatto anche un video sulle arti marziali, il tutto è subito, comporta che molti ragazzi, molti praticanti di oggi vogliono vedere risultati subito, dopo 4-5 allenamenti, non è che possono stare a addestrarsi chissà quanto, e devono autoconvincersi che sono già in grado di combattere dopo poche lezioni. Le arti marziali e il karate invece richiedono tempo. Richiedono tempo. Sì, ci vuole molto tempo per padroneggiarle. E anche la gente che non prende sul serio, diciamo, la filosofia del karate c'è purtroppo, e vogliono solamente pugni, calci e nient'altro. Sì, infatti, però un segreto che voglio rivelare è questo, che un pugno e un calcio lo sanno dare tutti, cioè non c'è bisogno di andare in un corso di arti marziali per imparare a dare un pugno o per imparare a dare un calcio. C'è bisogno di andare a fare un corso di arti marziali se vogliamo scoprire tecnicamente qual è il modo migliore, il tempo migliore, la situazione migliore, lo studio migliore per poter fare un pugno e un calcio. Come diceva il grande Bruce Lee, il pugno è solo un pugno, un calcio è solo un calcio, come per intendere. Potrebbe essere una cosa povera, terra, come una cosa ricca di contenuti tecnici. Quindi questo sarebbe da capire. Beh ragazzi, sicuramente la situazione è un po' questa oggi, grazie ai social, ma come abbiamo detto grazie anche in prima persona purtroppo anche a chi pratica il karate. C'è questo impoverimento generale, c'è questo interesse un po' superficiale, e questo fa sì che il karate, come altre arti marziali, vengono un po' criticate, e noi speriamo che la situazione naturalmente nel tempo possa migliorare e che le persone possano, anche grazie magari a quel piccolo sforzo che facciamo noi di portare delle informazioni, possano invece entrare in possesso di queste informazioni per capire realmente come il karate e soprattutto queste arti marziali magari criticate devono essere praticate nel dojo. Noi siamo curiosi di sapere come la pensate voi, cioè secondo voi se il karate è criticato, se tanti stili di karate sono criticati, i vostri motivi, e secondo voi cosa ci sarebbe da fare per cercare di ridare dignità ad alcune arti marziali. Questo lasciatelo scritto nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete i miei video, perché questi sono i mezzi che voi avete per far crescere questo canale e darci l'opportunità di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Noi ringraziamo Emma per essere stata qui con noi. Emma ha detto tante cose, non so come le possa prendere qualcuno, attenzione, perché il mondo anche di quel tipo di karate a competizione olimpionico è comunque ricco di persone molto critiche. Però noi ragazzi vi aspettiamo qui nei commenti per approfondire meglio quello che, ovvia ragioni di tempo, non possiamo dire tutto nel video. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domani